Hello Vivians! Oggi voglio parlarvi delle Case Magdalene, istituti femminili nati a scopo benefico nel XVIII secolo. Questi accoglievano le donne considerate immorali per la società dell'epoca. Le Case Magdalene erano gestite da suore, ma la verità è che non c'era niente di misericordioso in questi luoghi. In questo video scopriremo la vera storia delle donne che vi hanno vissuto e le terribili condizioni che hanno dovuto affrontare. Ascolteremo le testimonianze di coloro che hanno vissuto questo horror dietro la storia, giunto fino al XX secolo, fino al 1996, quando verrà chiusa per sempre l'ultima casa Magdalene. Prima di entrare nel vivo della storia di oggi, voglio ringraziare lo sponsor di questo video, Rooms and Exits. Se vi piacciono gli enigmi, questo gioco fa per voi. Funziona come un escape room. Dovrete seguire gli indizi e pensare fuori dagli schemi per aiutare la detective Fiona Fox a risolvere i suoi casi. Prima missione: smascherare una cospirazione globale salvando il mondo da un virus mortale. Nel frattempo, però, qualcuno complica ulteriormente la situazione rapendo un amico di Fiona. Dobbiamo salvare anche lui. Insomma, non vi annoierete. E se dovete lasciare il gioco a metà livello? No problem! Il gioco salva tutti i progressi e potete riprendere da dove avete interrotto. Rooms and Exits è un modo per divertirsi e scaricare lo stress della giornata. È disponibile su Android e iOS ed è pure gratuito. Quindi perché aspettare ancora? Cliccate sul link in descrizione e cominciate la vostra avventura in Rooms and Exits. Le Case Magdalene erano istituti nati in Inghilterra e in Irlanda nel XVIII secolo con l'obiettivo di riabilitare le donne che avevano lavorato come prostitute, ma in seguito si sono ampliate per accogliere tutte quelle donne considerate cadute. Per esempio donne incinte ma non sposate, o comunque tutte quelle donne considerate immorali dalla società dell'epoca. In Irlanda le case prendevano il nome da Santa Maria Maddalena, che secondo la tradizione cattolica si pentì dei suoi peccati e divenne una fedele seguace di Gesù. Le Case Magdalene si diffusero anche negli Stati Uniti e in Canada, ma è in Irlanda che emersero gli scandali peggiori. Alla base c'era l'idea di far pentire quelle donne, farle pregare, farle trovare un lavoro e farle rientrare così nella società con le carte in regola, ripulite diciamo. Inoltre si voleva dare un futuro ai bambini concepiti in situazioni di disagio sociale e dare sollievo alle donne che non sarebbero riuscite a crescere i loro figli da sole. Le donne nelle strutture lavoravano per sovvenzionare la struttura e ottenere anche un piccolo guadagno. Altri soldi entravano nelle Case Magdalene dal business delle visite turistiche. I ricchi infatti all'epoca erano incuriositi dalla vita dei poveri e dei disagiati e pagavano per visitare la struttura e avere una guida che gli mostrasse come vivevano queste donne cadute. Nonostante le buone intenzioni, queste istituzioni assunsero con il tempo una connotazione sempre più detentiva e oppressiva. Le donne erano costrette a lavorare per le suore senza ottenere nessun compenso e venivano sottoposte a violenze psicologiche e fisiche. Molte donne morivano in queste istituzioni e di loro non si sapeva più nulla. Sembra che i corpi non venissero restituiti alle famiglie. La vera svolta verso l'inferno in cui si trasformarono le Case Magdalene avvenne quando furono prese in gestione dalle Suore della Misericordia, passando così dalle mani della Chiesa protestante a quella cattolica. Le Suore della Misericordia si sforzavano di svolgere il loro ministero con discrezione. L'opinione pubblica era infatti sfavorevole al tipo di attività caritativa che svolgevano verso quelle che erano considerate donne perdute. La popolazione non aveva la minima comprensione per le donne considerate immorali. Le ripudiava, le considerava perdute e irrecuperabili, tanto da accusare le suore di incoraggiare il peccato aiutando queste terribili peccatrici. And they stopped and he said to me, "What do you think you want?" I said, "I want to come home." "You're not coming to this house. You're not coming to this house. You've disgraced us. You're right in the head. You can't be right in your head to bring a child into this world, and you deserve punishment." Alcune ragazze entravano nella casa con il consenso della famiglia,
convinta che lì avrebbero potuto studiare, avrebbero anche imparato un mestiere, ma altre venivano spinte ad entrare per allontanarle dall'ambito familiare che se ne vergognava. Le ragazze madri erano una calamità sociale per se stesse e per la propria famiglia. Così spesso venivano cacciate di casa, rimanevano senza lavoro e alla fine finivano a vivere per strada e anche a lavorare per strada. Gli orfanotrofi erano affollati proprio perché le madri spesso non avevano altra scelta che abbandonare i propri piccoli. Conoscendo questa situazione, sembra che le suore della misericordia almeno inizialmente avessero veramente a cuore la situazione delle donne cadute e dei loro figli. Dopo la convalescenza, le donne che desideravano restare potevano farlo anche senza prendere i voti ed entravano a far parte delle figlie di Santa Margherita, che poteva costituire una sorta di preparazione a diventare in un secondo momento suore della misericordia. Ma come vedremo, la situazione precipitò lentamente e quella che all'inizio era una scelta diventò un obbligo. Le ragazze divennero detenute, spesso inconsapevoli di dover scontare un ergastolo a vita in questi luoghi, così da garantire alle suore un costante afflusso di lavoro gratuito. Dalle case si usciva soltanto se richieste dalla famiglia o fuggendo. I used to keep saying, when do you think I'll be going home? But when will I be going out? And one day, one girl said to me, once you come here, you won't be going out. Oh, your life isn't worth living now. You fell from grace and your respectability is gone and you better make your mind up to stay here for your life. And the nuns didn't like it when anyone escaped. And then all hell would break loose and all the bells would go off. And then we'd be all delighted because we knew somebody had got out once them bells started ringing. The nuns would be scurrying round, really scurrying from one place to the other. On the day of my release, it was a wonderful, exhilarating feeling, I suppose you'd call it. And in the afternoon, Jim came for me and took me out. Di buone intenzioni è lastricato l'inferno. Ciò che inizialmente era stato concepito come centro di recupero per ragazze e madri si trasformò in un luogo di reclusione per moltissime donne scomode per la loro famiglia e per la società. Donne ribelli, orfane, ragazze madri, vittime di stupro o semplicemente donne troppo povere. A volte venivano importate anche donne dagli istituti psichiatrici o con disabilità. Le ragazze venivano trattenute contro la loro volontà con la complicità dei familiari, che erano preoccupati di mantenere l'onore e la reputazione della famiglia. When I was 14, I was sent to a cousin to help on the farm, and he took me to a farm fair, and he had a lot to drink, and on the way home, he indecently assaulted me. And I told a cousin what happened, and the cousin reported the matter. They got rid of me very quickly. The biggest sin in Ireland, well, apart from having a baby in them days without being married, was to talk. You never let the neighbours know. And to get rid of you, there's no talk, there's no scandal. And they weren't sure. So that was the safest bet. Essere una madre nubile, essere troppo avvenente o troppo brutta, essere stata vittima di uno stupro. Queste erano le più frequenti cause per cui le ragazze venivano affidate alle case Magdalene. And I did ask Sister once why I was sent from the orphanage straight to the Magdalene laundry. And this sister said to me, "You're as pretty as a picture." And I hadn't heard what she said first, and I asked her to repeat it. And she repeated, "You're as pretty as a picture," she said. And she said, "The nuns sent you here because they were afraid you'd fall away. Falling away meant you'd get pregnant, and that would be another mouth for them to feed. So it was best for you to go to the Magdalene laundry, stay there, which was dominated by nuns and priests, and they knew then that you wouldn't get into any trouble. So I was put to the Magdalene laundry for that reason only." Una volta accolte, le ragazze erano impegnate quotidianamente in estenuanti lavori come lavare il bucato a mano. Il duro lavoro, le privazioni e la preghiera erano la condotta che bisognava tenere e che costituiva il cammino verso la redenzione dei peccati del passato. Venivano regolarmente sottoposte a soprusi, violenze e privazioni.
Con il tempo le case subirono una sostanziale trasformazione, divenendo dei veri e propri lager in cui le donne venivano incarcerate a vita a lavorare gratis in condizioni disumane. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, queste istituzioni sembravano essere in linea con l'etica cristiana e con la volontà di aiutare delle donne in difficoltà, ma la realtà era ben diversa. Molte donne erano vittime di abusi fisici, psicologici, sessuali e non ricevevano nessun compenso per il loro lavoro. They used to touch you a lot. They used to line us up every Saturday night, and they used to make us strip naked for them. And they would be standing at the bottom of the laundry, and they would be laughing at us, and they would be criticizing us. And if you were heavy, fat or whatever, shout abuse to us. We had no privacy with them at all. They enjoyed us stripped naked. Ci sono stati numerosi casi di donne costrette a dare in affidamento i loro figli nati in queste istituzioni, senza essere consultate o informate dei loro diritti. In molti casi le suore vendevano i bambini adottati a coppie americane che pagavano somme considerevoli per averli. And the women there were absolutely desperate to find out where their children were. Absolutely desperate. And when they did say that the children was adopted, it was very sad. It was really very sad. Because all the girl could do was cry. That's all she could do. There was nothing else she could do, cry. He was only 10 months old when she said to me one day, as soon as you're finished in the nursery, come to my office and you're going home today. And I was breastfeeding the baby at the time. And I said, can I go back and say goodbye to the baby? What does he know about anything? Go back and upset him. I said, you're not going back, there's a car waiting. And I said, no time to say goodbye. No time to say goodbye. Lavare via il peccato. Le case Magdalene erano abbinate a lavanderie. La scelta di far lavorare queste donne come lavandaie non era casuale. Esse erano chiamate a espiare il loro peccato, a lavare l'anima attraverso la sofferenza e il duro lavoro. Il loro lavare era il simbolo della loro purificazione personale. Le donne che lavoravano nelle lavanderie Magdalene erano costrette a lavorare in condizioni estenuanti, spesso a mani nude in acqua bollente per ore e ore. La manodopera delle operaie non veniva retribuita, consentendo ai conventi di trarre guadagni illeciti. We had no recreation, anything just work and prayer and silence and atoning for the sins and how wicked you were. And they told us every so often that Mary Magdalene was forgiven, so we would be forgiven in time. I did ask to be paid the first week that I worked there. They just laughed at me. They really did laugh. I felt degraded. And that's when the sister turned round and told me that I was here and I would stay here until somebody came to fetch me. Le donne erano costrette a turni di lavoro sfibranti, senza giorni di riposo ad eccezione della domenica. We worked all the time. The work was very hard because we had to bend over the big sinks, washing, scrubbing, collars, cuffs. And we also ironed very, very heavy starched altar linen and surplices that the priest wore. And I got varicose veins from the ironing at 15. And I was told that that was a very privileged job. Le privazioni, la crudeltà e le umiliazioni a cui venivano sottoposte da suore e da preti facevano parte del percorso spirituale di redenzione. Dovevano pentirsi di quello che erano, vergognarsi di se stesse. Nessun rapporto interpersonale era concesso, nemmeno l'amicizia tra loro. Non doveva esserci nessun contatto con l'esterno che non fosse strettamente collegato al lavoro. That special friendships wasn't allowed in there. The only thing that made you happy was the love of God. And to be detached from all things and people was truly
spiritual way. We're not supposed like to ask any questions of anybody, where they came from, or were they from the street, or what area they came from, or anything. Let them come in and not even be friendly with them, you know. Le donne che vivevano nelle case Magdalene erano costrette a lavorare nelle lavanderie sporche per ore e ore senza parlare. Erano sottoposte a malnutrizione e private di qualsiasi contatto umano interno o esterno alla struttura. I trattamenti inumani non erano risparmiati nemmeno alle donne incinte. Erano costantemente sottoposte a sensi di colpa e a punizioni crudeli come tagli di capelli e frustate. Some of the girls did get punished, and they used to get pushed about quite a bit, punched, slapped. The nuns had this black leather belt that was tied round their waist and hung quite to the ground, and they used to wrap it up in their hand and really hit you hard with it. They were very vicious, some of the nuns, very, very vicious. With a great big long rubber, black rubber, it wasn't a belt, but it was something that she had specially made for the children, to beat the children with, and a scissors and an open razor, and she shaved both our heads and gave us a severe beating. And she was making us open them eyes and look in that mirror, and you're not so pretty now, are you? Le ragazze a volte non venivano nemmeno chiamate per nome, ma con un numero o con l'appellativo di bambina, ed erano costrette a dormire al freddo. Fra gli abusi subiti c'erano anche quelli sessuali da parte dei sacerdoti chiamati a sostenere spiritualmente le giovani. This side and sit here and tell me about it. And he was all exposed. And I couldn't believe. Well, I thought it'd be my word against him, you see. If I go and sell, Sister Paul would be the only one I could go to. And I told her. And I was told to be quiet and not keep my mouth shut. I said, Sister Paul, why are you saying things like this to me? You think that I'm crazy in my head, that I didn't see this thing? He denied it straight away. I said, you're not a man of God. You really are not. Allo stesso tempo la femminilità e la sessualità venivano estirpate facendo indossare alle ragazze divise svilenti e tagliando loro i capelli. Era importante che fossero umili e non vanitose. When I came over there, my clothes were confiscated and I was put into this old brown coarse material. They took away my clothes and they gave me this horrible, ugly, drab, I suppose, uniform. They were shapeless and they were meant to make you as ugly as possibly could. She told me I'd have to have my hair cut because my hair was long. And she said they didn't allow long hair, that my hairs have to be cut. But I had it nicely tied up in a ponytail and I wanted my hair long. And I think I started crying, but my hair was cut. It was cut right up to above my ears. Esistevano anche orfanotrofi accanto alle case Magdalene, gestiti sempre da suore, dove a volte finivano i figli delle detenute. Qui le suore obbligavano le ragazzine che entravano in pubertà a nascondere le loro forme femminili. When we started to develop, we were told quite clear from the nuns that there was no way that we could show breasts, even through our clothes. We couldn't show breasts. We had to make ourselves as flat as pancakes. When you started developing, they put like a sort of a bodice. It was calico, just 2 straps on it, and it was tightened real tight round you. It was very uncomfortable, I know. If a girl was nice looking, or she had nice hair, the hair was cut. And then when you started developing, and, well, girls, you know how they look down at their bodies when they're young, the nun would notice, or one of the monitors would notice and tell. You'd be brought into the big office and you'd be sat down and told that it was a sin to be vain, it was a sin to go around swinging your hair, it was a sin to be looking at your body. La scoperta degli orrori.
L'esistenza delle case Magdalen non fu tenuta in grande considerazione fino al 1993, quando le suore che avevano ancora in gestione la casa Magdalen di Dublino vendettero parte del convento a un imprenditore immobiliare, dopo aver perso una considerevole somma di denaro investendo in borsa. Durante i lavori di ampliamento voluti dal nuovo acquirente, si scoprì che la proprietà era piena di cadaveri. Molti di questi appartenevano alle donne che erano state internate nelle lavanderie gestite dalle suore. Il numero dei cadaveri sepolti nella fossa comune era diverso dal numero di certificati di morte, cosa che suscitò l'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa. Le suore risposero che si trattava di un errore amministrativo e i resti furono prontamente cremati e trasferiti in un'altra fossa comune al cimitero di Glasnevin. Questa situazione portò alla luce ulteriori illeciti, come ad esempio contratti di appalto delle lavanderie con compensi che non venivano suddivisi con le lavoratrici. Contratti con istituzioni statali irlandesi, anche con l'esercito, che contenevano un'equa clausola salariale, nonostante le ragazze non percepissero compensi. Tutto ciò portò a uno scandalo pubblico che spinse molte delle donne che erano state internate nelle case Magdalen a raccontare le loro esperienze. La popolazione indignata chiedeva giustizia per queste donne e ciò portò alla chiusura delle lavanderie gestite dalle suore nel 1996. Dal 2001 il governo irlandese riconobbe che le donne ospitate nelle case Magdalen subirono abusi. Tuttavia il governo resistette alle richieste di indagini e alle proposte di risarcimento, adducendo che le lavanderie fossero gestite privatamente e quindi gli abusi avvenuti all'interno non fossero di competenza governativa. Nel frattempo era nata un'associazione a difesa delle ragazze che avevano vissuto all'interno delle istituzioni cattoliche, la Justice for Magdalens. L'associazione sosteneva che le condizioni all'interno delle lavanderie e lo sfruttamento delle lavoratrici erano palesi violazioni dei diritti umani. Non ottenendo risposta dal governo irlandese, l'associazione presentò il caso al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, che il 6 giugno 2011 invitò il governo irlandese a indagare sulle accuse di tortura all'interno delle case Magdalen. Il governo fu obbligato a istituire una commissione d'inchiesta, che nel 2013 trovò le prove di una rilevante collusione tra Stato e istituti cattolici. Nel 2013 il governo irlandese si scusò con le ospiti e istituì un fondo a loro dedicato. In quegli anni anche la Chiesa cattolica venne richiamata più volte per rispondere dei propri crimini, ma non si espresse mai e rimase in silenzio. Inoltre la politica di segretezza degli istituti religiosi impedisce l'accesso ai registri di queste penitenti. Ma le macabre scoperte non erano finite qui. Negli anni 70 a Tuam, in Irlanda, alcuni ragazzi stanno giocando in un campo vicino a un'ex casa Magdalen e inciampano su un mucchio di ossa. Gli abitanti del luogo costruirono un tempietto che divenne meta di devozione. Si era capito che sotto a quel ricovero giacesse una specie di cimitero. Nel 2014 Catherine Corless scopre i certificati di morte di circa 800 bambini, molti deceduti per malattie come morbillo o per tosse, ma altri per cause più banali, come laringiti o ascessi, il che indicava una storia di abbandono e incuria. Di questi bambini non c'era alcuna indicazione di sepoltura, i corpi erano letteralmente svaniti nel nulla. Così Catherine chiese indagini al governo. Dopo diversi tentativi di insabbiamento, finalmente nel 2015 una commissione d'inchiesta costituita dal governo irlandese svolse le ricerche necessarie e rinvenne vicino all'ex casa Magdalen i corpi di 800 bambini anonimi. Fu scoperta così la fossa comune ipotizzata dalla Corless, una struttura sotterranea divisa in 20 camere, in cui sono stati sepolti per 40 anni bambini e bambine senza nome, figli e figlie di madri anonime. Diverse suore rilasciarono interviste in forma anonima esprimendo il loro disappunto per l'inchiesta, poiché erano convinte di aver semplicemente servito il paese. Negli Stati Uniti il presidente di un'associazione a tutela delle suore e degli istituti cattolici dichiarò che nessuna donna era stata imprigionata in questi istituti o costretta a rimanere, che erano tutte bugie e che le donne delle case Magdalen erano prostitute o cambiate
candidate per la professione più antica del mondo, come se questo non le rendesse attendibili o degne di rispetto. Le istituzioni religiose che si occupavano delle case Magdalene si rifiutarono categoricamente di partecipare al fondo di risarcimento per le vittime. Si calcola che in 2 secoli siano passate per questi istituti circa 30.000 ragazze, una manodopera gratuita grazie alla quale gli istituti religiosi costruivano il loro patrimonio immobiliare. Alcune non uscirono mai da questi posti, erano ormai completamente soggiogate dal sistema. Rimasero negli istituti tutta la vita, convinte di dover espiare i loro peccati. Quelle che riuscirono ad andarsene rimasero segnate dagli abusi e dalle convinzioni che le suore gli avevano inculcato. When I left the Magdalen Laundry, I went to Dublin and I felt very self-conscious. I thought people knew who I was and what I'd done. I was supposed to be a real bad person in this Magdalen Laundry, and I was frightened to talk to anyone. I was forever looking over my shoulder. And if somebody looked at you in the street, you yourself felt that they were looking at you because you were bad. They didn't know who you were, they didn't know anything about you, but this was how you felt inside. Or make a commitment to anybody, because I never wanted anybody to have power over me or chain me ever again. He was quite a nice man. We got on very well. But I didn't like the sexual part of the marriage. I didn't like it at all. I felt it was wrong. He was very patient for a long, long time. He was very, very patient. And that, but eventually we broke up. I felt ashamed every time he touched me. I thought it was wrong. The nuns had told us it was wrong to let a man touch you. They never prepared us for the outside world. It was really wrong of them, you know. But I wanted to have children, and I did have children from my husband, beautiful children. And pride and everything that went with it. Any girl that has a baby out of wedlock is a fallen person, and they have no luck. They lose their respect. And I didn't tell my family, I didn't tell anybody till I told them 6 months ago. That was it. Vorrei concludere il video con una riflessione. Una delle cose secondo me più sconcertanti di questa storia è che lo Stato e la popolazione fossero complici di tutto questo sistema detentivo e punitivo nei confronti di donne che non avevano commesso nessun reato. Faceva comodo a tutti mandarle lì e buttare via la chiave. Nessuno si preoccupava di accertarsi se queste ragazze stessero bene in queste case. Anzi, io ritengo che molte persone, comprese i familiari di queste donne, se avessero conosciuto la situazione interna, avrebbero giustificato la maggior parte dei maltrattamenti che subivano le ragazze. Li avrebbero ritenuti, secondo me, correttivi, educativi e meritati. Nonostante io trovi riprovevole quello che hanno perpetuato i rappresentanti della Chiesa, tutto ciò è avvenuto con il tacito assenso dei cittadini. Se vi ricordate all'inizio, l'opinione pubblica addirittura accusò le suore di incoraggiare il peccato aiutando le donne cadute. Quindi io mi chiedo se questo possa aver incoraggiato le suore ad essere più dure, portando così lentamente una degenerazione degli abusi. Dietro alla cinghia che frustava queste ragazze non c'era solo la suora che la impugnava, ma c'era anche il padre, il fratello o addirittura la madre di queste ragazze. Nonostante questo, nonostante erano altri tempi, non giustificò assolutamente quello che hanno fatto suore e preti in queste case, cioè gli abusi che hanno perpetuato sulle donne, anche perché queste erano persone che hanno deciso di dedicare la loro vita ai principi cristiani, di giurare, no? Di vivere secondo i precetti cristiani, quindi li hanno traditi e hanno tradito anche la fiducia delle ragazze, e invece avrebbero dovuto trovare maggiore comprensione, misericordia, compassione cristiana in figure appartenenti alla Chiesa. La società si è evoluta,
L'opinione pubblica si indigna a queste scoperte, chiede giustizia, il governo irlandese ha dovuto chiedere scusa, ha dovuto risarcire le vittime, ma la Chiesa è rimasta in silenzio, è rimasta ferma. Ci sono difensori della Chiesa che ancora negano che tutto ciò sia accaduto, ignorando le prove e le testimonianze delle sopravvissute. Credo che con questo video abbiamo ridato voce, almeno in piccola parte, a queste donne, perché ciò che è successo deve essere riconosciuto e ricordato per rispetto delle vittime e perché non possa accadere più.